Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è per quelle fantastiche persone che vogliono imparare la lingua italiana. Più precisamente questo video è per quelle persone che stanno imparando l'italiano e come obiettivo hanno quello di parlare bene l'italiano. Di solito nei miei video parlo della lingua italiana. Se hai voglia prova a dare un'occhiata alla pagina del canale così ti fai un'idea dei video che pubblico di solito. Detto ciò, in questo episodio volevo fare qualcosa di leggermente diverso dal solito, ovvero rispondere a quelle persone che dicono che imparare l'italiano è facile. Allora, vi premetto che questo video l'ho rimandato più volte, pensavo di farlo già diversi mesi fa, poi l'ho sempre rimandato. L'ho sempre rimandato perché comunque parlare di queste cose mi comunica malessere. Però d'altra parte nella vita noi non possiamo fare soltanto quello che ci piace fare, dobbiamo anche fare quello che va fatto. E quindi a me sembra assolutamente necessario rispondere a queste persone, a quest'orda di persone che continua a ripetere in modo ossessivo che imparare l'italiano è facile. Mi interessa rispondere a questa cosa perché poi effettivamente le persone magari provano a imparare l'italiano, non ci riescono e si sentono frustrate perché pensano, però tutti dicono che è facile imparare l'italiano, si vede che sono io che sono stupido che non capisco. No, non è che sei tu che sei stupido, semplicemente imparare bene l'italiano è difficile. Solo che poi ci sono questi dissennatori che fanno canali tipo Italiano Facile, Italiano Easy, Italiano Fun, Italiano Semplicissimo, Semplice Italiano e poi proprio come descrizione del canale dicono impara l'italiano facilmente e in modo divertente. Ecco, mi sembra doveroso rispondere a questa tendenza demenziale, diciamo. Come dicevo, a me interessa in particolare rispondere a quelle persone che magari studiano l'italiano da tanti anni e non hanno ancora raggiunto il livello che vorrebbero. Ecco, a queste persone a me interessa dire che in realtà non è facile imparare bene l'italiano, non è facile raggiungere un ottimo livello di italiano. Quindi il problema non è che siete voi che avete qualche cosa di sbagliato, semplicemente imparare l'italiano è difficile. Non rispondo a una persona in particolare, rispondo alla categoria in generale, la categoria di persone che pubblicano video in cui fondamentalmente dicono imparare l'italiano è facile, oppure poi c'è anche la variante se usi il mio metodo imparare l'italiano sarà facilissimo. Oppure discorsi del tipo con questa tecnica segreta imparerai l'italiano senza fatica, in realtà imparare l'italiano è facile, sono i tuoi professori che ti dicono cose sbagliate. Cioè, in altre parole, mi riferisco alla legione di guru, insegnanti, professori, ex professori, eccetera, eccetera, che hanno un canale YouTube dedicato all'apprendimento, all'insegnamento della lingua italiana e che nei loro video promuovono questo messaggio, diffondono questo messaggio. Per definire questi personaggi, quelli che ripetono che imparare l'italiano è facile, uso la parola dissennatori perché? Perché secondo me queste persone ripetono in modo ossessivo delle cose assurde finché uno poi alla fine perde la ragione e non capisce più niente. Chi sono i dissennatori? I dissennatori sono delle creature magiche di Harry Potter, singolare è dissennatore, plurale dissennatori. Questo almeno nella traduzione italiana. Questo nome dissennatore mi piace molto perché cosa vuol dire dissennatore? Che toglie il senno, che toglie la ragione, che toglie la capacità di ragionare. Perché fondamentalmente dire che imparare l'italiano è facile è un'assurdità grande come una casa. Una persona che dice che imparare l'italiano è facile, in particolare un insegnante, un professore, una persona che ha un canale dedicato all'insegnamento, all'apprendimento della lingua italiana, ecco, se una persona di questo tipo dice, asserisce che imparare l'italiano è facile, questa persona, con il dovuto rispetto, non ha capito niente. Allora, molto semplicemente,
secondo me imparare l'italiano non è facile, anzi imparare l'italiano bene è difficile. L'unica cosa facile è imparare l'italiano male, cioè imparare una decina di frasi, imparare le frasi come ciao, come stai, oppure il mio colore preferito è il rosso. Ecco, imparare una decina di frasi di questo tipo, sì, ok, quello è facile, ma quello per me non è neanche imparare l'italiano, quello è imparare 3 o 4 frasi in italiano. Se invece noi usiamo l'espressione imparare l'italiano, ci riferiamo alla capacità di parlare l'italiano in modo fluido, in modo corretto. Questo è tutto tranne che facile. Imparare una lingua straniera non è facile, è difficile. In che senso difficile? Nel senso che richiede uno sforzo sovrumano? No, nel senso che richiede uno sforzo prolungato e continuato. Adesso non mi va di entrare nell'ambito di un altro discorso, magari poi farò un video a parte sul discorso che riguarda la differenza tra imparare veramente l'italiano e far finta di imparare l'italiano. Quello che mi interessava dire in questo video era questo, cioè non date retta a questi dissennatori che vi dicono che imparare l'italiano è facile. Soprattutto non date retta a quei dissennatori che vi dicono se usi il mio metodo segreto, imparare l'italiano sarà facilissimo. Poi ci sono anche quelli che dicono sarà facile e divertente. Qual è la cosa subdola che fanno questi dissennatori? Che vi dicono che fondamentalmente potete raggiungere un ottimo livello senza impegnarvi, perché secondo loro imparare l'italiano è facile. Di nuovo, imparare l'italiano non è facile, quello che è facile è imparare male l'italiano, o meglio, raggiungere un livello mediocre. Poi chiaramente con questo video io non è che voglio convincere nessuno, semplicemente a me interessa rispondere a questa assurdità che viene diffusa su internet, a questa teoria secondo cui imparare l'italiano bene sarebbe facile. Poi chiaramente il problema è complicato dal fatto che queste persone, questi dissennatori, per ottenere più visualizzazioni, per ottenere più iscritti, eccetera, eccetera, cosa fanno? Usano varie tecniche di marketing, tra cui questa, cioè di dire che imparare l'italiano col loro metodo segreto, la loro tecnica segreta, è facile. Poi qual è la tecnica segreta? Non lo so, molto spesso la loro tecnica segreta è quella di venderti un pacchetto no, non gravitazionale, un pacchetto termodinamico di motivazione, cose di questo tipo. Su internet è pieno di personaggi più o meno discutibili che insistono, ripetono in modo ossessivo che imparare l'italiano è facile, in particolare se si usa il loro metodo segreto. Io queste persone li chiamo dissennatori perché a me questa sembra un'assurdità totale. Mi metto nei panni degli stranieri che vogliono imparare bene la lingua italiana. Mi sembra assurdo dire a queste persone che in realtà imparare l'italiano è facile. Se ci fate caso, io nel mio canale non uso mai queste parole facile, impara l'italiano facilmente, impara l'italiano in modo semplice, eccetera, eccetera, proprio perché secondo me questa è una cosa ingannevole. La mia modesta opinione è che in realtà imparare l'italiano bene è difficile. Questo non vi deve demotivare, ma al contrario vi deve aiutare a capire che il risultato che otterrete sarà proporzionale all'impegno che dedicherete a questa attività. Quindi se ancora non avete raggiunto il livello desiderato, non preoccupatevi, non è colpa vostra, non siete voi che siete stupidi, il fatto è che imparare l'italiano è probabilmente una delle cose più difficili che farete nella vostra vita. Ecco, questo è quanto. Nei commenti qua sotto, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curioso di sapere qual è stata la vostra esperienza e cosa ne pensate del mio punto di vista.